Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Come potete vedere mi è appena arrivata l'ultimissima telecamera in casa Sviz, ossia la Smart Camera BC2, una delle più belle telecamere portatili, leggerissima, ha la batteria per cui anche se salta la corrente rimane funzionante. E il video di oggi l'ho diviso in due parti. Nella prima parte andremo a fare l'unboxing e vi dirò tutte le sue caratteristiche tecniche, e nella seconda parte del video andremo a fare tutti i test, il test dell'audio bidirezionale perché questa telecamera può anche ascoltare e parlare tramite smartphone, e nella parte finale andremo a provare il sensore di movimento e anche il night vision a luci infrarossi perché questa telecamera riesce a vedere anche di notte come di giorno. Partiamo subito con l'unboxing. Prima però vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il canale Telegram di tecnologia, dove ogni giorno pubblichiamo le migliori offerte a tempo di Amazon di tutti i prodotti di tecnologia, cellulari, tablet, computer, per cui se anche voi comprate spesso su Amazon e volete risparmiare, entrate nel canale Telegram, è completamente gratuito, vi basterà cliccare il link che vi ho lasciato in descrizione. Figa! Detto questo andiamo subito ad aprire la scatola, vediamo cosa c'è all'interno. Partiamo da qua, vediamo cosa c'è in questa busta. Allora, qua c'è il manuale di istruzione delle Sviz con anche il codice a barre. Tra l'altro sto notando che c'è anche la lingua italiana nel manuale di installazione, per questo è molto importante, non in tutte le telecamere l'ho trovato. Oh, eccola qua, guardate che bella! Qua sotto c'è il codice di sicurezza da scansionare per installarla sullo smartphone, questo è l'obiettivo. Invece nella parte posteriore ci sono i due pulsanti, il reset e il power, due slot, uno per la memoria e l'altro per il cavo di alimentazione. Per installare la micro SD è molto semplice, vi basterà prendere la memoria, girare la parte del rame verso il basso, dare una piccola pressione finché sentirete il click, ecco fatto, e lui in pochi secondi la installerà in maniera automatica. All'interno della scatola troviamo anche il supporto magnetico, può essere orientato in tutte le direzioni e ha un'inclinazione massima di 90 gradi. Per attaccarla è semplicissimo, guardate. E tra l'altro il magnete è anche molto resistente, anche se provo a scuotere tutta la telecamera su e giù non si stacca, e come vi dicevo prima potete anche regolare la direzione, vedete? E per concludere in bellezza l'unboxing troviamo anche il cavo USB di ricarica, la staffa in metallo e le viti di fissaggio. E ora siamo arrivati al prezzo. Questa telecamera Sviz viene venduta su Amazon a 79 euro. Per quanto mi riguarda, avendo l'audio bidirezionale, il sensore di movimento, il night vision e anche le dimensioni molto compatte, è veramente un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ma non è tutto, perché attualmente è in offerta a tempo su Amazon, infatti l'abbiamo segnalato sul nostro canale a 67 euro, quasi 15 euro di sconto. Se per caso vi dovesse interessare, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto dell'offerta a tempo di Amazon sotto nella descrizione di questo video. Per collegare la telecamera al vostro smartphone è semplicissimo, vi basterà aprire l'applicazione Sviz, fare la scansione tramite la fotocamera del vostro smartphone al QR code presente sotto la telecamera, e una volta che l'avrete scansionata, in pochi secondi il vostro smartphone si interconnetterà alla telecamera. E ora andiamo a vedere una a una tutte le funzioni personalizzabili di queste Sviz. Guardate, sono già dentro, riuscite a vedere anche quello che vede la telecamera. Infatti se adesso mi avvicino mi vedete proprio in primo piano. Se guardate in basso potete fare un'istantanea e lui farà una foto di quello che vede dalla telecamera, oppure anche registrare un video, schiacciate registra, in alto verrà fuori la barretta rossa con i secondi, partirà il conteggio nella parte alta e lui registrerà in maniera ininterrotta fino a quando ripremerete il tasto registra. Ci sono anche altre impostazioni, potete fare anche una chiamata e dopo l'andremo a vedere, in cui parlerete dalla smartphone alla telecamera e chi è al di là della telecamera può rispondervi col microfono integrato nella telecamera e voi sentirete quello che dice tramite il vostro smartphone. Se andate a schiacciare l'immagine in registrazione vi verranno fuori due simboli, se andate a premere il primo vi aprirà un'interfaccia dove potete mandare una mail o un telefono, dove potete inserire un vostro familiare o un'altra persona, e grazie a questo invito anche lui potrà vedere esattamente quello che vede la telecamera. Ma attenzione, se in futuro doveste litigare con qualche parente non vi preoccupate, perché l'account condiviso lo potrete rimuovere completamente in qualsiasi momento. Cliccando invece il simbolo delle impostazioni vi aprirà un'altra interfaccia delle impostazioni avanzate. Partiamo dall'alto, c'è il rilevamento intelligente, qua ci sono varie impostazioni che potete personalizzare, ad esempio potete delimitare la zona di rilevamento, e per fare ciò vi basterà schiacciare zona di rilevamento. Vedete che ci sono tutti i quadratini con l'immagine che vi dice più o meno quello che vede la telecamera, e voi col vostro pollice andate a selezionare quello che volete rilevare con la telecamera. Farà scattare l'allarme solamente se passerà qualche oggetto, qualche persona all'interno di quella fascia arancione. E in più potete anche salvare le sezioni, così da attivare quella più congeniale per voi in base alla fascia d'orario della giornata. Ma è strabiliante! E adesso andiamo a testare l'audio bidirezionale. Mi trasferirò al piano terra, parlerò tramite l'app dal mio smartphone e voi sentirete tutto quello che dirò dalla telecamera. Siete pronti? Prova? Prova!
mettete like, iscrivetevi al canale, test superato. Dato che siete un pubblico molto esigente, adesso andrò a testare per voi la Night Vision, andrò a spegnere tutte le luci della mia postazione e sarò completamente al buio e vi farò vedere come si vedrà dalla mia telecamera con cui registro la Sony Vlog rispetto a come si vedrà con gli infrarossi delle Swiss BC02 completamente al buio. Siete pronti? 3, 2, 1. Questo è quello che si vede, o meglio che non si vede con la Sony Z Vlog, e questo è quello che si vede con le Swiss. Guardate, si vede perfettamente tutta la mia postazione, si vedono perfettamente anche tutti i miei allineamenti della maglietta, per cui devo dire che gli infrarossi di queste Swiss sono approvati al 100%. E ora, come ciliegina finale, andiamo a testare il sensore di movimento. Ho già con me il mio fedele assistente, eccolo qua. Adesso cercherò di attrarlo verso la telecamera con una corda e appena si avvicinerà farà scattare l'allarme. Ma non è tutto, perché oltre alla notifica mi arriverà anche per smartphone il video dei 15 secondi successivi all'attivazione dell'allarme. Siete pronti? 3, 2, 1, eccolo qua, lo sto tirando, a breve mi arriverà la notifica sul cellulare con l'allarme. Eccola qua, mi ha vibrato, guardate, lo vedete? Mi è arrivato il video con gli ultimi 15 secondi della registrazione. Spero che questo tutorial vi sia stato utile. Se vi è piaciuto il video lasciate un like e iscrivetevi al canale. Vi ricordo che nella descrizione di questo video vi ho lasciato il link della bellissima Swiss BC2 e anche il canale Telegram Offerte Tech, dove pubblichiamo ogni giorno le migliori offerte di tecnologia. Vi ringrazio di aver visto questo video, vi do appuntamento a questo sabato con il mio prossimo video. Stavolta parleremo di computer, andremo a testare il nuovissimo computer portatile dell'HP dotato addirittura di sensore di impronte digitali. Se non volete perderlo, mi raccomando, iscrivetevi e soprattutto attivate la campanellina, così vi arriverà la notifica alla mia pubblicazione. Da Luca Tac e da Swiss è tutto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!